Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, perdonatemi la cera, dopo ovviamente una notte così così, avendo dormito pochissimo, ma lo sarà stata per tutti i tifosi del Napoli in giro per il mondo e nella città stessa, che dopo la partita di ieri si può solo non dormire, si può solo non dormire e pensare a tutto ciò che è stato l'anno scorso, pensare che in poco più, nemmeno forse 2 mesi, si è rotto un giocattolo che funzionava a meraviglia, le cui batterie andavano solo ricaricate a livello fisico, a livello tattico non si doveva toccare proprio niente. E invece è successo ciò che io non mi aspettavo. Io non mi sarei mai aspettato che dopo 4 partite dall'inizio del campionato sarei stato qui a parlare di un allenatore che non voglio più. Non voglio più nella maniera più assoluta. Io mi ero dato un ultimatum fino al 1° di ottobre per cercare di essere un attimo cauto nei giudizi perché lo sono sempre stato, poi l'ho sempre difeso da quando è arrivato fino all'altro ieri. Adesso basta, non si deve arrivare nemmeno al 1° ottobre. Andiamo a Braga autogestendoci nella settimana fino a giovedì prossimo prendiamo un altro allenatore perché non se ne può più. Io ci metto la mano sul fuoco che andando avanti così, partite come quella di ieri ne arriveranno e come e saranno molto più complicate da gestire della partita appunto giocata ieri perché sei più avanti nel campionato, sarai più avanti con i punti, mi auguro, quindi situazioni diverse dove vai a perdere punti, ritorni a fare prestazioni del genere, cose che nessuno di noi vuole più vedere e credo di parlare per quasi tutti i tifosi del Napoli. Io uno scempio come quello di ieri non lo voglio vedere nella maniera più assoluta. L'artefice di questo scempio purtroppo è solo il mister, senza se e senza mai. Io devo essere sincero e obiettivo per quello che abbiamo visto in campo e perciò che caro Garcia hai detto dal dopo Lazio fino a ieri sera nel post conferenza della partita con il Genoa. Le parole in ambito professionistico vanno pesate in primis, vanno analizzati i momenti dove e quando e come dirle, cosa che secondo me non hai saputo fare nella maniera più assoluta. E il campo è lo specchio di questa gestione strana di qualsiasi cosa in una società che fino a poco tempo fa festeggiava lo scudetto vinto con prestazioni che hanno fatto paura a mezza Europa. Quindi siamo qui ad analizzare la situazione di Garcia, Garcia out o meno, faremo le pagelle per i calciatori del Napoli. Speriamo di non imballarci nelle chiacchiere perché comunque la stanchezza c'è e a volte si perde un tantino di lucidità. Iscrivetevi al canale ragazzi se non l'avete ancora fatto per attivare la campanella delle notifiche. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Noi siamo stati live ieri sera appunto nel post partita, però cerchiamo di racchiudere anche le idee in un video perché poi mi rendo conto che la live, un paio di ore di live diventa anche stancante per l'utente che deve guardarle, quindi facciamo questo video, ricapitoliamo un attimo la situazione. Partiamo dalla Lazio, post Lazio, dichiarazioni di Garcia post Lazio, completamente fuori luogo, non hai capito una beata mazza della partita che hai giocato e di ciò che potevi fare per intervenire e salvare il risultato e portarla a casa, perché con la Lazio vista al Maradona e con la Lazio che ha perso ieri contro la Juve, eh, il valore dei punti persi non voglio dire che è uguale a questi persi contro il Genova di ieri, ma siamo lì, perché è una Lazio che non gira, non gioca e noi ci abbiamo rimesso 3 punti per lo più in casa. La partita con la Lazio. Prendiamo imbarcate sulla fascia di Felipe Anderson con Olivera che con un passo lungo non gli è stato mai dietro. Un centrocampo che non ha fatto filtro
per tutto il secondo tempo e in alcuni frangenti nel primo, tu non hai visto praticamente niente. Cambia al 60esimo, eh, toglie a Kvaratskhelia dal campo così, perché poi il minutaggio, la stanchezza, eccetera, eccetera, lo sa solo lui come si calcolano questi minutaggi. Siamo alla quarta giornata e già pensiamo un attimo alla condizione atletica, poi non arriviamo a maggio, siamo a settembre. A me non me ne frega una beata mazza di maggio adesso. Comunque, non avevi capito una beata mazza dopo le dichiarazioni con la Lazio, cosa che non ho trattato sul canale e la dico adesso. Nel post partita, il giorno dopo, esce la notizia 48 ore di libera uscita, di ferie, di festa, chiamatele come volete, per tutta la squadra del Napoli prima della ripresa degli allenamenti. C'erano le nazionali, siamo d'accordo, dovevi comunque operare con i calciatori che ti rimanevano. Può essere una decisione giusta, per me no. Il giorno dopo, prima che tutti partissero per le nazionali, ti ritrovavi un attimo a Castelvolturno, ragazzi, questo e questo non è andato ieri. Buone nazionali a tutti, però rendetevi conto che dobbiamo lavorare su questo e quell'altro. Anche voi che partite e andate a giocare per le nazionali, poi ci vediamo quando tornate, basta. Ma no che finita la partita con la Lazio, scempio totale, perdi 3 punti, vi do 48 ore di ferie. Perché? Perché l'affrontare la situazione, caro Garcia, è molto più difficile che lavarsene le mani. È questo il punto, è questo il punto. E questo è il mordente e la caratura del personaggio, cari ragazzi. Comunque non voglio adirarmi, devo stare calmo perché altrimenti non lo finirò mai questo video. Dichiarazioni post Lazio, partita persa malamente. Poteva essere diciamo, un incidente di percorso. L'abbiamo battezzato tutti come un incidente di percorso, o meglio, per quieto vivere abbiamo creduto tutti quanti che fosse stato un incidente di percorso. Comincia la partita di ieri. Prima che cominci la partita di ieri, un attimo, poi faremo anche le pagelle per i calciatori del Napoli. Ragazzi, non staccate, non andate via. È un video interessante perché racchiude tutto ciò che penso su Garcia e vi dirò anche poi se lo voglio ancora a Napoli o meno. Comunque, partita col Genova, conferenza pre-partita, 3 domande su tutte che rispecchiano il personaggio. Chi giocherà domani? Domani gioca chi merita. Non stai allenando né il Monza, né il Bologna, né il Verona, né il Lecce, né eccetera eccetera. Tutte le squadre di alta classifica con un tantino di blasone senza fare i pagliacci hanno un 11 titolare ed hanno dei calciatori che hanno la priorità su altri, che poi 3 degli 11, 2 degli 11, 1 degli 11, 4 degli 11 non siano in condizioni, infortuni eccetera eccetera, allora nelle sostituzioni gioca chi sta meglio, gioca chi merita, come dici tu. Comunque non esiste da nessuna parte il gioca chi merita, è una risposta da incompetenti. Punto 2. Raspadori come lo vede, in che ruolo lo vede, eccetera eccetera. Raspadori può giocare su tutto il fronte dell'attacco, risponde Garcia. Altra domanda, altra risposta, scusate, completamente incompetente. Raspadori può giocare solo al centro nella maniera più assoluta, lo dicono tutti e non sarai tu a cambiare poi le caratteristiche di un calciatore. L'hai visto ieri al centro dell'attacco, dietro Osimhen come trequartista, come seconda punta, ma in posizione centrale ha fatto un gol della Madonna, perché questo è Raspadori, rapidità nello stop e nel tiro, nell'area di rigore vede la porta nella maniera più assoluta e invece tu ancora ti fissi che può giocare su tutti i fronti d'attacco. Incompetenza 2.0. Incompetenza 3.0. Ha visto le nazionali, mister, con i calciatori impegnati, ci sono scorie come sono tornati. No, io non ho visto le nazionali perché non posso vedere mica tutte le partite. E io a questa dichiarazione resto allibito. Allora tu ti prendi dei fottutissimi collaboratori che si guardano tutte le partite dei calciatori impegnati nelle nazionali perché li devi assolutamente seguire, altrimenti quando tornano dalle fottutissime nazionali e ci sarà la pausa a ottobre e ci sarà anche quella a novembre, tu non avrai capito una beneamata mazza come hanno fatto come hanno giocato, come stanno fisicamente.
bisogna seguire i calciatori della propria rosa. Sei pagato per questo. Anche io vorrei stare seduto sulla sedia così, al limite a farmi mezz'ora di sonno e a prendere 3 milioni all'anno. È il sogno di tutti. Tu ci sei riuscito. Bravo. Bravo. Perché questo è. Basta, torniamo un attimo lucidi. Comunque, terza domanda, risposta completamente fuori luogo. Arriva la conferenza prepartita di Genova-Napoli. No, scusate, questa era la conferenza prepartita di Genova-Napoli. Mi sono un attimo perso perché c'era un'altra domanda che la risposta è completamente, veramente risposte che forse nemmeno su Marte riescono a darti così. E Garzia gli viene fatta la domanda come ha visto i calciatori che sono rientrati dalle nazionali a livello mentale, ci sono scorie. Garzia risponde spero di no. Io mi auguro che questo spero di no sia mancanza di lessico in italiano e volevi usare un altro termine perché la speranza nel professionismo e nella professione di allenatore non deve esistere in questi casi e rapportati a questa situazione, quindi altro tonfo, altro tonfo. La partita di ieri l'abbiamo vista tutti, è un Napoli che non si riconosce più nella maniera più assoluta, nessuno dell'11 titolare riesce a fare una triangolazione col compagno e a cercare di imbastire un'azione come lo era fino a pochi mesi fa. Noi sapevamo giocare a calcio fino a meno di 100 giorni fa, giocavamo a calcio e dettavamo legge. Dovunque andavamo, anche in Europa, 100 giorni dopo è svanito tutto ciò che hanno imparato e tutto ciò eh, con il quale siamo diventati campioni d'Italia. Comunque, al di là della partita che abbiamo già analizzato, partita disastrosa, che io reputo una sconfitta anche se abbiamo portato un punto a casa, le dichiarazioni nel post partita fanno inorridire anche le piante. Anche le piante inorridiscono alle dichiarazioni di Garcia. La prima, è difficile giocare in vista Champions, anche Bayern Monaco e Paris Saint-Germain hanno perso punti. Allora, premesso che a me non me ne frega una beata mazza di ciò che fanno Paris Saint-Germain e Bayern, io la domanda te l'ho fatta in base alla partita. Va bene così, vuoi fare i paragoni? Li devi fare se i paragoni reggono. Paris Saint-Germain, Nizza, Bayern Monaco, Bayern Leverkusen. Non Napoli-Genova. Il Genoa non è il Bayer Leverkusen, scusate, il Bayer Leverkusen non è il Genoa né tantomeno il Nizza e il Genoa perché sono squadre che militano tra le prime quattro. A questo momento addirittura il Bayer Leverkusen è a pari punti con il Bayern Monaco e se non erro il Nizza è secondo o terzo in campionato. Quindi sono paragoni che non reggono la prima cazzata. La seconda, perché hai fatto entrare Zerbino al posto di Kvaratskhelia? Perché chi si allena bene deve capire che può avere minutaggio. Siamo d'accordo? Ma non all'88esimo contro il Genova, quando stai pareggiando 2-2, sei in completo arrembaggio, riversato nella metà campo avversaria. Kvaratskhelia ti può tranquillamente fare un tiro da 20 metri e ti mette la palla all'angolino perché le caratteristiche, le qualità tecniche, eccetera, eccetera, ci sono. Senza nulla togliere a Zerbin, cambio totalmente sbagliato. Ai Lindstrom, ai Simeone poteva entrare qualcun altro. Tanto è vero che questo è il cambio che a me fa capire che i cambi che hai fatto prima, che poi Zerbino era l'ultimo cambio, i cambi che hai fatto prima per cambiare modulo e per cercare di raddrizzare una partita è stata solo e prettamente tutta fortuna per giocate dei singoli che sono riusciti a trovare un paio di linee di passaggio e a far due gol, ma perché hai dei singoli forti, non perché tu volevi pareggiare la partita. Infatti, pareggiamo la partita al minuto, fammi ricordare un attimo il minuto perché l'ho rimosso, mi sembra 76 perché l'immagine io ce l'ho impressa molto bene.
Eccolo qua, Raspadori insacca al 76esimo il 2-1, Politano all'84esimo. Pareggiamo la partita, inquadratura sulla faccia di Garcia. Calma, calma, c'è tempo. Ma che calma, calma, c'è tempo? Mancano 10 minuti con recupero, eccetera, eccetera, c'è tempo. Ma che c'è tempo? Qualsiasi altro allenatore sarebbe andato nella porta avversaria a recuperare il pallone e mettere il pallone al centrocampo e dire ragazzi dai, presto presto, vinciamo questa partita e poi pensiamo agli errori. No, con calma. Cioè questo con calma. Tu stai facendo una figura in merda del genere con calma. Ma quale calma? Qua non c'è niente da stare calmi. Niente. Io mi auguro che Di Lorenzo con la sua dialettica e pacatezza riesca a risanare questa situazione o al limite ad andare in presidenza, dice Presidente, per piacere. Vediamo che cosa dobbiamo fare. Facciamo autogestione fino a fine anno, ma così non andiamo da nessuna parte, nella maniera più assoluta. Comunque, queste sono le dichiarazioni di Garcia e sono le parole che gli escono da bocca e non si rende conto i danni che può provocare a livello mentale nei calciatori che allena. I calciatori devono stare sempre mentalmente freschi, mentalmente pronti a, a dover sopperire comunque a cali fisici che ci saranno sempre in una stagione, scusate. Quindi già a livello mentale non ci siamo. A livello fisico tu stesso, caro Garcia, stai decantando che la condizione fisica poi arriva e poi non arriva, è Nathan, eccetera, eccetera. Sono tutte balle e stronzate per dare qualche chiacchiera in pasta ai giornalisti e far stare tranquilli i tifosi. Non siamo cretini fino a quel punto, ci siamo arrivati. Quindi per me, morale della favola, per tutto ciò che ho elencato fino adesso, 17 minuti, porca miseria questo video, mi dispiace nella lunghezza, facciamo un attimo le pagelle e chiudiamo. Per me Garcia da esonerare subito, subito. Io non aspetto nemmeno il Braga. Mi direte sì, ma ci sono partite ravvicinate, arriviamo alla Fiorentina e poi vediamo. Fino alla Fiorentina possiamo rimetterci nella maniera più assoluta 2-3 punti in Champions e 5 punti in campionato fino alla Fiorentina. Se vogliamo rischiare questo, teniamocelo a Napoli. Tutto qua. Per me va cambiato subito e va preso anche un allenatore sconosciuto con la tuta al primo impiego. Vieni a Napoli perché tanto basta mettere una squadra in mezzo al campo per ciò che hanno fatto l'anno scorso e per ciò che sapevano fare e tenerli felici e convinti dei propri mezzi nella testa che i risultati vengono da sé. Questa è la mia opinione, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Facciamo le pagelle al volo, che sono molto semplici e dirette. 5 e mezza a Meret, nella maniera più assoluta. Non sono errori sui due gol, però è un portiere che non esce mai. Ieri in 3-4 occasioni, palle nell'area piccola, devi uscire, devi andare a contrastare. Una volta sei uscito, si è scontrato con Osticad ed è successo il patatrack perché non si è abituato. Comunque 5 e mezzo non è una bocciatura né scagliarmi contro il portiere. Le pagelle sono solo frutto di un'incompetenza nella direzione tecnica del Napoli. Di Lorenzo 6 e mezzo, l'unico che cerca, pur non avendo schemi da seguire, a cercare qualche linea di passaggio, qualche incursione che può portare al limite al gol, ma è tutto in maniera casuale, però almeno ci prova, 6 e mezzo. 5 ad Ostigard, 5 ad Ostigard, due passaggi sbagliati e un lancio subito, sbagliatissimi, poco calibrati nei primi 20 minuti. Errore di valutazione nello scontro con Meret, partita insufficiente, non è una bocciatura perché non lo voglio vedere in campo nella maniera più assoluta, ma nella partita di ieri per me è un 5 in pagella. 5 pure a Juan Jesus, se ti perdi comunque il calciatore su calcio d'angolo, errori di valutazione, ovviamente i voti della coppia centrale sono così bassi in relazione ad una marcatura uomo alla quale non erano abituati nella maniera più assoluta, quindi c'è anche questo diciamo da tener conto, ecco. Mario Rui, 5 e mezzo a Mario Rui, qualcosina la si è vista, qualcosina molto meno,
poca corsa, ma è il Napoli che non ha girato nella maniera più assoluta, quindi non possiamo sindacare a nessuno dei calciatori scesi in campo chi è più colpevole e chi meno. 5 e mezzo a Mario Rui, Cinquedan chissà, si è spento dall'inizio della partita, cominciato un po' così, così poi si è spento e non l'abbiamo più visto. La peggior partita dall'inizio dell'anno è una delle peggiori prestazioni, diciamolo, da quando è a Napoli. 5. 6, 6 e mezzo, 6 all'Obotka, vai, 6 all'Obotka, fuori posizione, la linea del centrocampo non è mai a 3, Lobotka a volte in area di rigore, a volte nell'area nostra con Anguissata da altre parti del campo e Zielinski che cercava un pallone gestibile. Comunque 6 all'Obotka perché almeno ha cercato di mettere un po' d'ordine dove si poteva, ma impresa difficile con questo Napoli di ieri. 6 e mezzo a Zielinski, il migliore insieme a Di Lorenzo nella maniera più assoluta. L'assist per Politano è un gesto tecnico esagerato, triangolazione, palla a scavalcare la linea difensiva. Ti ringraziamo Zielinski che non sei andato in Arabia, altrimenti senza l'assist tuo di stati ieri sera la partita sarebbe finita 2-1 e non avevamo guadagnato nemmeno questo punticino, che possiamo tenercelo ma non ci teniamo la prestazione. 5 e mezzo ad Elmas o 5? 5 e mezzo o 5? 5 e mezzo dai, 5 e mezzo perché non c'è niente da bocciare, non c'è niente da bocciare. Elmas si fa trovare sempre pronto quando viene chiamato in casa, lo schieri dappertutto e non dice niente. È un Napoli ingiudicabile, soprattutto nel primo tempo di ieri. 5 e mezzo ad Elmas. 5 e mezzo anche ad Osimhen, nessun pallone giocabile, quei pochi che ha avuto comunque nella foca e nel distacco tra linea di centrocampo e attacco non sono finiti bene. Ovviamente se non lo servi nella maniera dovuta diventa comunque un calciatore normale. Invece se viene servito come si deve, così come qualsiasi centravanti sulla faccia della terra forte, se vieni servito come si deve fai la differenza, ma se le palle me le dai così alla rinfusa, posso cercare di fare l'impossibile, ma viene sempre male. Viene sempre male. Diamo un 5 e mezzo a Kvaratskhelia. Conseguenza di questo Napoli. Non è proprio diretta al calciatore, ma è la conseguenza ed è, rispecchia proprio l'andamento di questo Napoli. La faccia che ha fatto quando è stato sostituito non mi è piaciuta affatto. Speriamo di non sfociare in altri ammutinamenti, eccetera, eccetera, situazioni del genere. Però tutto sommato insufficiente nel crearsi l'occasione anche da solo. Primo tiro in porta al 70esimo, troppo poco. 5 e mezzo a Kvaratskhelia. La sufficienza la diamo a Caiuste che è entrato alla grande dialogando con il reparto offensivo in maniera eccellente. A Raspadori per il gol fatto, a Politano per il gol fatto e perché nel secondo tempo è cambiata la musica sulla fascia destra. E chi è entrato? Zerbin senza voto. E chi è entrato più? Olivera 5 e mezzo. Olivera non è che ha risolto i problemi della fascia sinistra, bene in fase difensiva, zero in fase offensiva ieri, quindi non è un problema. Togliamo a Mario Rui, togliamo a quello perché non sta giocando bene, no. In questo momento non ci possono essere capri espiatori per quanto riguarda i singoli calciatori perché è tutta la squadra che non va. Direzione tecnica da dimenticare. Speriamo di risolvere queste situazioni. Esoneratelo, non esoneratelo, fate ciò che volete, ma non fateci vedere più partite del genere perché altrimenti queste saranno le facce di tutti i tifosi del Napoli e queste saranno le condizioni psicofisiche di tutti i tifosi del Napoli. Un abbraccio a tutti ragazzi, buona continuazione di domenica, sempre Forza Napoli, ciao.